In questo video vediamo qualche esempio di calcolo di limite di funzione per x che tende a infinito. Cominciamo a vedere questi primi tre esempi. Sono limiti di funzioni razionali fratte, cioè funzioni date dal rapporto di due polinomi. Cominciamo a vedere il primo esempio. Vediamo che per x che tende a più infinito sia il numeratore che il denominatore tendono a infinito, quindi abbiamo un rapporto di infiniti. In questo caso, essendo il grado, l'ordine dell'infinito al denominatore maggiore di quello al numeratore, il limite vale 0. Passiamo a questo secondo caso in cui abbiamo sempre una funzione razionale fratta, quindi abbiamo anche in questo caso un rapporto di infiniti. Osserviamo che questa volta invece abbiamo un infinito di ordine maggiore al numeratore, quindi in questo caso il risultato del limite sarà infinito e precisamente sarà più infinito perché i termini di grado più alto sono entrambi positivi per x che tende a più infinito. Vediamo questo ultimo esempio di funzione razionale fratta, in questo caso per limite per x che tende a meno infinito. Il ragionamento è lo stesso perché sia il numeratore che il denominatore tendono a infinito e questa volta però abbiamo lo stesso ordine di infinito avendo due polinomi dello stesso grado. In questo terzo caso il risultato sarà dato dal rapporto dei coefficienti dei termini di grado massimo, quindi 2 fratto 1, quindi il risultato del limite è 2. Vediamo adesso tre esempi di funzioni trascendentali. Queste tre funzioni contengono e alla x. E alla x ha un comportamento diverso se va a meno infinito o a più infinito, quindi dobbiamo distinguere i due casi. Vediamo questo primo esempio in cui abbiamo il limite per x che tende a meno infinito. In questo caso e alla x tende a 0. Quindi queste qui sono quantità infinitesime che vanno a 0. Quindi la parte principale risulta essere meno 2 fratto più 2 e il risultato del primo limite è meno 1. Passiamo a questo secondo esempio in cui abbiamo un rapporto di funzioni contenenti l'esponenziale. Questa volta abbiamo però x che tende a più infinito. In questo caso e alla x quando x tende a più infinito va a infinito. Abbiamo un rapporto quindi di infiniti come ci è capitato negli esempi visti precedentemente, quindi dobbiamo andare a vedere, a fare un confronto di infiniti. In questo caso e alla x al numeratore e alla x al denominatore sono due infiniti dello stesso ordine, quindi il risultato di questo limite sarà dato, come abbiamo visto anche precedentemente, dal rapporto dei coefficienti di grado più alto, in questo caso e alla x, la parte principale, quindi 2 fratto 1, 2. Infine veniamo a questo terzo esempio sempre di confronto tra funzioni contenenti l'esponenziale. Anche in questo caso abbiamo più infinito e però questa volta e alla 2x è un infinito di ordine maggiore rispetto a e alla x, quindi in questa volta prevale il numeratore e quindi abbiamo un limite che va a più infinito, che ha come risultato più infinito. Vediamo adesso questi ultimi tre esempi con funzioni logaritmiche. Partiamo dal primo limite per x che tende a più infinito con un logaritmo con base maggiore di 1. Ricordando che logaritmo di x alla seconda si può scrivere anche come 2 logaritmo di x, e sapendo che x tende a più infinito, quindi possiamo dire che questo limite è più infinito più 1, quindi più infinito. E questo è un limite che va più infinito, che ha come risultato più infinito. Passiamo al secondo limite, ricordando che logaritmo di 2x si può scrivere come logaritmo di 2, che è un numero, più logaritmo di x, quindi la parte principale è sempre logaritmo di x. Anche in questo caso abbiamo un limite che va a infinito più 1, quindi più infinito. In questo ultimo caso
vediamo che abbiamo un logaritmo elevato alla terza, perché logaritmo elevato alla terza di x non è altro che appunto logaritmo di x elevato alla terza, e ovviamente logaritmo alla seconda di x non è altro che un logaritmo di x elevato alla seconda. In questo caso, avendo logaritmo di x che è un infinito, come abbiamo visto anche nei precedenti due limiti, ci troviamo sempre nel caso di un rapporto di infiniti, di cui sappiamo che l'infinito maggiore è quello che sta al numeratore, quindi anche in questo caso abbiamo quindi il rapporto di più infinito. Abbiamo quindi visto una serie di esempi di limiti di funzioni con x che tende a infinito.